Dal Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno 2 di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzar del pane. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi è uno dei più noti e uno dei più belli del Vangelo. È stato scritto da Luca, probabilmente a Filippi, una città della Macedonia dove era sorta una delle comunità più belle del primo secolo, fondata da Paolo, una comunità molto amata dall'Apostolo, molto generosa. È lì probabilmente che Luca ha composto il suo Vangelo. L'ha composto verso l'anno 85-90 e sono quindi passati molti anni dalla vita di Gesù, dalla sua morte, dalla sua risurrezione. Siamo alla 3ª generazione di credenti quando Luca scrive questo brano. La domanda che i cristiani della comunità di Luca certamente si ponevano era: com'è possibile credere nella risurrezione di Cristo?
Probabilmente loro avranno detto quello che anche noi diciamo, noi non lo abbiamo conosciuto, non l'abbiamo incontrato, i nostri occhi non l'hanno visto, non l'abbiamo toccato con le nostre mani, non ci siamo mai seduti a mensa con lui. Vorremmo anche noi fare l'esperienza del risorto, non sarà possibile incontrarlo come lo hanno incontrato gli apostoli, la Maddalena, le donne che si sono recate al sepolcro. Non sarà possibile fare questa esperienza del risorto. E Luca capisce molto bene l'attesa di questi cristiani perché lui è uno di loro, uno che non ha visto il risorto, non ha incontrato Cristo, non l'ha visto con gli occhi materiali, perché lui si è convertito una decina d'anni dopo la Pasqua. E direi allora che Luca compone questo brano per dare una risposta a questi interrogativi della sua comunità e credo che in fondo descrive anche la sua esperienza, come lui è arrivato a vedere il risorto. E ci indica il cammino, come possiamo fare anche noi questa esperienza. Luca quindi, che ha composto questo brano, è uno di noi, non ha visto mai Gesù di Nazareth, ma è arrivato a vedere il risorto e dice anche a noi come possiamo arrivare a fare questa esperienza. Proviamo allora a leggere questo brano come una risposta a questo nostro profondo interrogativo. Non possiamo naturalmente credere a dei testimoni come accade nei tribunali, cioè ci sono dei giudici che si fidano di testimoni che sono attendibili, ma questa sarebbe non una scelta di fede, ma la conclusione di un ragionamento di buonsenso. Si crede a una persona credibile. Vogliamo arrivare invece a fare l'esperienza che Luca ha fatto di vedere il risorto. Vediamo questo racconto. Ci sono due discepoli che nel giorno di Pasqua sono in cammino verso un villaggio che si chiamava Emmaus. Sono due del gruppo dei discepoli e verrà detto anche il nome di uno dei due, Cleopa, e lo storico Eusebio, nella storia ecclesiastica che lui ha scritto, dice che era un fratello di Giuseppe, quindi sarebbe uno zio di Gesù. Vabbè, comunque c'è il nome di uno dei due. E ci chiediamo, l'altro come si chiamava? Perché non ci dice Luca come si chiamava l'altro? Perché non lo sapeva. Sono state fatte parecchie ipotesi. Qualcuno ha detto che era Pietro, qualche altro che era Natanaele o Giacomo o Filippo. Qualcuno ha detto era lo stesso Luca. Io prenderei per buona questa interpretazione, non perché era Luca che era uno dei due, ma perché è l'invito che Luca fa a considerare noi, a mettere ognuno di noi il proprio nome accanto a quello di Cleopa, per fare il cammino e arrivare ad aprire gli occhi e vedere il risorto. È il cammino che Luca ha fatto e invita oggi anche noi a percorrere la sua stessa strada per arrivare alla fede. Se ne vanno questi due in un momento di crisi, di delusione. Si aspettavano che Gesù avrebbe cambiato il mondo e invece è finito in un sepolcro. Credo che questo rispecchi spesso la nostra situazione. A volte siamo delusi dalla comunità ecclesiale, delusi nelle nostre attese. Ci aspetteremo per esempio qualche grazia, qualche guarigione quando preghiamo Dio, quando invochiamo Cristo e i santi, e questo magari non accade, le cose quindi che non vanno per il verso giusto, e siamo delusi e siamo tentati di andarcene per i nostri affari, esattamente come fanno questi due che vanno verso Emmaus. In realtà non rinnegano niente, ma vanno per i fatti loro, per cose direi più concrete, più immediate, per gli affari quotidiani, si ripiegano sulla loro vita, vanno a vedere i loro campi. Siamo in primavera, quindi è il tempo della raccolta dell'orzo, dimenticano
un evento che li ha delusi in fondo. Non doveva finire così, ma è finita così. Lungo il cammino conversavano l'un l'altro riguardo alle cose che erano accadute e questionavano. Sono belli questi due verbi in greco. Il primo, questo conversavano, è omillein, facevano omelia. Omelia sugli eventi, sulla persona di Gesù, ma non arrivavano a capire ciò che era accaduto e questionavano, synzetein, vuol dire proprio litigare. Questi due che dovrebbero essere amici perché sono per strada insieme, stanno soffrendo a causa dello stesso problema e della stessa delusione, ma litigano tra di loro, synzetein, mentre parlavano delle cose accadute erano così amareggiati che si rimbalzavano la responsabilità l'uno con l'altro. Mi pare proprio di vedere ciò che accade spesso anche nella Chiesa di oggi. Di fronte alle cose che non vanno nella comunità ecclesiale si comincia a darsi la colpa gli uni con gli altri. Qualcuno accusa i conservatori, qualcun altro gli innovatori. E qualcuno anche se ne va. Se ne vanno, ma è bene notare che quando ci si allontana alla fine non si è felici. Tutte le volte che le cose non vanno bene si cercano sempre i colpevoli, nascono discussioni violente e c'è divisione. Vorrei però notare che in fondo il fatto che stiano litigando fa onore a questi due, perché vuol dire che sono vulnerabili alla sofferenza, cioè c'è una passione di fondo, una passione d'amore per la causa, e vuol dire che loro avevano creduto nel Signore e non sono come quei catechisti che se la prendono se le cose non vanno nella comunità e che cosa fanno? Se ne vanno ai loro affari sorridendo, alla loro vita. E il giorno dopo non si ricordano neanche più che erano stati catechisti, si ripiegano sulla loro realtà, sulla vita di ogni giorno. Se fosse così anche per noi vorremmo dire che non eravamo in realtà coinvolti passionalmente nella causa di Cristo. Qui no, in questi due invece c'è disagio, c'è sofferenza. Direi anche potrebbe riflettere ciò che accade anche nella nostra situazione ecclesiale di oggi. Ci sono persone che non sopportano più certe manifestazioni religiose che con la fede hanno ben poco da spartire, perché sono credulonerie, sono superstizioni che ci umiliano di fronte ai non credenti, eppure si rimane anche delusi perché magari una maggioranza nella comunità le difende e qualcuno non ne può più e si allontana e sbaglia se si allontana dalla comunità. E avvenne che mentre stavano questionando, lo stesso Gesù si avvicina e cammina con loro. Eccolo il punto. Non si erano accorti, non hanno preso coscienza che il risorto camminava al loro fianco. Non dice il brano evangelico che è comparso lì, dice mentre questionavano lui era lì, al loro fianco. E se non ci si rende conto che si sta camminando con il risorto, si finisce per litigare e basta, non si viene mai a capo di nulla. I loro occhi erano trattenuti per non riconoscerlo. Non dice che Gesù ha preso un'altra forma per non farsi riconoscere. No, erano i loro occhi che non riuscivano a rendersi conto che lui camminava insieme con loro. Attenti bene che dobbiamo distinguere due verbi. Noi in italiano abbiamo il verbo vedere, in greco ce ne sono vari, ma due sono molto importanti. C'è il verbo blepo, che significa avere la percezione di un oggetto materiale. Lo vediamo con questi occhi. C'è un altro verbo, orao, che viene impiegato in questi racconti per parlare della visione del risorto, che è una percezione interiore, che non è che non sia reale, ma non è quella degli occhi materiali. Ecco la ragione per cui
questi due non riescono a vedere, ma con uno sguardo che è quello che va al di là delle esperienze fisiche e materiali. Dovevano essere in grado di vedere il risorto, ma non riescono a riconoscerlo. E noi adesso vedremo come l'apertura degli occhi di questi due è progressiva e comincia con un dialogo. Disse loro, è il risorto che parla a questi due discepoli, dice: ma cosa sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro mentre camminate insieme? State litigando, ma siete in cammino, siete dei pellegrini, come mai state litigando? E quelli si arrestano con volto scuro. Bella la pedagogia di Gesù, che non dà risposte immediate, non alza la voce per rimproverare chi ha dei dubbi, chi è deluso. Forse noi saremmo intervenuti in un modo diverso quando qualcuno si allontana dalla comunità e ci fa delle domande, delle obiezioni col volto triste. A volte noi diciamo: è colpa tua, sei tu che non capisci niente, non è vero quello che stai pensando, la Chiesa è santa, è perfetta, sono tutte calunnie di gente prevenuta ed anticlericale. Gesù non comincia così, non alza la voce, non scarica addosso a loro dei dogmi, delle frasi fatte, non cerca di distrarre, di cambiare argomento, lascia perdere, no. Il metodo di Gesù è stimolante, fa domande per far venire fuori il problema. L'invito anche per noi: non rimuoviamo gli interrogativi, i dubbi di fede, le delusioni, non rimuoviamoli. Lasciamoli emergere, facciamoli emergere come ha fatto Gesù. Che parole sono queste? Questi due hanno delle responsabilità, se sono arrivati ad avere un volto triste, ed è un'esperienza, credo, l'ho fatta anch'io, tutti noi la facciamo, le persone che si allontanano come i due di Emmaus, quando ti buttano fuori le ragioni per cui si sono allontanati, non sono felici di essere fuori, hanno sempre un volto triste, hanno commesso degli errori, che sono esattamente quelli che hanno commesso questi due di Emmaus. Il primo errore: hanno abbandonato la comunità. C'è un gruppo che ha continuato a cercare una risposta a ciò che era accaduto. Loro invece hanno preferito andarsene da soli. Qualcuno dice: io in chiesa non ci vado più, che senso ha? Stai commettendo questo errore, che è quello dei discepoli di Emmaus. Avrai sempre il volto scuro, vivrai in fondo un vuoto profondo, che è il vuoto della speranza. Rispondendo, uno dei due, Cleopa, dice: tu solo abiti forestiero in Gerusalemme, non hai saputo ciò che è accaduto in questi giorni. È una risposta risentita, amareggiata. Chi ha l'animo amareggiato non misura le parole, aggredisce. Stiamo attenti. Quando uno ti aggredisce ti sta chiedendo aiuto, magari in un modo sgraziato. Coloro che si sono allontanati dalla comunità, quando ti buttano fuori i loro problemi, ti stanno chiedendo aiuto. Aiutami ad aprire gli occhi, a capire ciò che è accaduto. Sono persone amareggiate, quindi in fondo appassionate, come di amore per la Chiesa, per la comunità. Dice Gesù: quali sono? E fanno una presentazione della persona di Gesù che è ammirevole, è quella del credo della prima comunità cristiana. Gesù Nazareno, un uomo, un profeta, potente in opere, in parole, davanti a tutto il popolo, però i nostri capi, i sommi sacerdoti, l'hanno condannato e crocifisso. Ecco dove si ferma la loro professione di fede. Davanti al sepolcro vedono ciò che è verificabile, il bleppo, ciò che gli occhi materiali vedono è solo questo: una tomba con una grossa pietra davanti, è finito tutto. E Luca pone proprio volutamente sulla bocca i pensieri di molti cristiani delle sue comunità che hanno sentito parlare di Gesù di Nazareth. Tutti lo considerano un uomo saggio, uno che con il suo messaggio di amore, di pace ha cambiato il cuore di tanta gente, ma alla fine è morto come tutti.
tutti. Anche la professione che fanno molti uomini di oggi e molti cristiani anche direi si ferma ancora qui, a ciò che è stato verificato da tutti e che nessuno nega. Si arriva a un sepolcro. Chi pensa in questo modo scopre solo l'aspetto esteriore, l'evento storicamente verificabile della vita di Gesù, ma non giunge alla fede in Lui perché non lo vede risorto. E allora, se non si vede la soluzione di questo dramma, le sconfitte rimangono sconfitte, la vita termina con la morte ed è una tragedia senza senso la nostra esistenza. Noi speravamo, dice Cleopa, che lui avrebbe riscattato Israele, ma dopo queste cose, passati già 3 giorni da quando questo è accaduto, quindi è finita. C'è un secondo errore, dopo essersi allontanati dalla comunità, che questi due non mettono minimamente in dubbio le loro convinzioni. Cioè, sarebbe stato un successo se lui avesse trionfato, ma questa idea potrebbe essere errata. Si ripiegano sulla loro visione della vita e del mondo, non alzano lo sguardo, non pensano ad altro che i loro interrogativi sul senso della vita forse potevano non essere quelli corretti, devono essere introdotti in un'altra dimensione e devono accettare di fare questo cammino. E commettono un terzo errore. Alcune donne ci hanno sconvolto. Per quale ragione? Perché sono andate al sepolcro al mattino e dicono di aver visto degli angeli, ma lui non l'hanno visto. Beh, questo terzo errore è molto serio. Perché? Perché non hanno verificato l'esperienza di qualcuno della comunità che ha visto. E qui c'è l'altro verbo, non il blepo, quello del verificare materialmente un oggetto, ma allora qualcuno è arrivato a vedere il risorto, allora confrontati con l'esperienza di questi fratelli. Queste persone quasi per principio rifiutano le risposte che vengono dalla fede, non verificano nemmeno se possono avere queste risposte una logica, un senso. E a questo punto allora Gesù entra duro, dopo essere stato molto dolce, dice: "O gente senza testa, lenti di cuore". Cuore nella Bibbia è la mente. Allora riflettete, non avrà un senso ciò che è accaduto. Avete una luce che vi aiuta ad aprire gli occhi e sono le parole dei profeti. Se voi siete in grado di leggere le scritture, voi arrivate a capire che in questo dramma che è capitato a Gesù di Nazareth è passato un disegno di salvezza di Dio. In un'umanità di belve non c'era altro modo di introdurre un mondo nuovo che inviare un agnello che donasse la vita. Soltanto così le belve avrebbero capito che la loro vita non era quella di uomini. E l'avreste capito se voi avreste riflettuto su ciò che dicono le scritture. Non bisognava forse che queste cose il Cristo le patisse per poter entrare nella sua gloria. Gli avvenimenti rimangono gli stessi, ma la chiave interpretativa è tale da rovesciare il senso di ciò che è accaduto. Dio ha in mano la storia, era nel suo piano che le cose andassero così, non è che ha voluto la morte di suo figlio, ma l'unico modo per cambiare il mondo e far nascere un mondo nuovo era mandare un agnello in mezzo ai lupi. Questo disegno di salvezza dice il risorto, e lo dice a noi naturalmente, proprio per aprirci gli occhi. Questo disegno voi non l'avevate capito, ma c'era nella scrittura.
E iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpreta loro le scritture. Il cammino della croce è inconcepibile e assurdo per gli uomini e soltanto chi legge le scritture può arrivare a capire che ha un senso. Però non basta leggere la parola di Dio, bisogna anche capirla e per capirla è necessario che qualcuno ce la spieghi e possibilmente scaldandoci il cuore. E se non ci scalda il cuore questa spiegazione della parola di Dio, gli occhi non si aprono, non gli occhi materiali, lo sguardo di fede. Si avvicinano al villaggio e lo forzano a rimanere con loro. Sono rimasti coinvolti da questo omilein, da questa omelia che Gesù ha fatto, che è esattamente ciò che accade nelle nostre comunità nel giorno del Signore. E avvenne che mentre era adagiato a tavola, prese il pane, lo spezzò e lo diede loro. Notiamo come non c'è nessun dettaglio quando sono arrivati a casa, hanno incontrato i familiari, si sono salutati. Non è questo che interessa all'Evangelista. All'Evangelista interessa presentare come lui è arrivato a vedere il risorto e come noi, perché Luca è il nostro fratello, nella nostra stessa situazione. Ci dice, tu nel giorno del Signore, quando sei con la comunità e ascolti la voce del risorto che ti apre le scritture e ti scalda il cuore, i tuoi occhi si aprono quando si spezza quel pane in cui è presentata tutta la storia di Cristo, una storia di una vita donata per amore in alimento di vita e quell'invito a unire la nostra vita alla sua, in modo che anche la nostra vita divenga una vita donata. È proprio l'incontro sponsale quando lo sposo e la sposa, che è la comunità cristiana, uniscono la loro vita per un unico progetto di amore. Ed è in quel momento, allo spezzar del pane, quello spezzar del pane però che è preceduto da tutto un omilein, da tutto un ascolto delle scritture che ti scaldano il cuore, a quel punto i tuoi occhi, il tuo sguardo della fede arriva a capire, a vedere il risorto. E si aprirono i loro occhi, lo riconobbero e da lì divenne invisibile. Lo riconoscono come il risorto. Ne facciamo l'esperienza anche noi. Quando ascoltiamo una parola che ci scalda davvero il cuore, noi lo diciamo, è vero, è proprio così. Vediamo il Cristo, vediamo una storia che ha un senso. Poi ci svegliamo, ci guardiamo attorno, lo cerchiamo con lo sguardo materiale, con gli occhi, ma non c'è. E si dicono l'un con l'altro. Non era forse il nostro cuore ardente quando parlava con noi lungo il cammino e ci spalancava le scritture? Notiamo, non si meravigliano di non vederlo più, non c'è una reazione per questo, perché la loro esperienza è esattamente la nostra. Quando abbiamo sentito il nostro cuore che si scaldava e il nostro sguardo di fede si è spalancato, abbiamo visto il risorto, noi lo cerchiamo con lo sguardo materiale, ma non c'è, non lo vediamo, però lo abbiamo visto. È l'esperienza che hanno fatto questi due di Emos e che ha fatto Luca, per indicare anche a noi come si arriva ad avere questo sguardo. E difatti poi si alzano, tornano a Gerusalemme e il brano evangelico si conclude proprio con un canto, che è il canto, direi, che dovremmo ascoltare quando la comunità cristiana esce dopo aver visto il risorto. Dovrebbe cantare davvero: il Signore è risorto ed è stato visto da quei testimoni che lo avevano incontrato prima lungo le strade della Galilea e della Palestina. Auguro a tutti di fare questa esperienza, auguro una buona domenica e una buona settimana.